Buonasera a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera, filo rossonero del 26 luglio del 2023 con un nuovo acquisto. Carlo Pellegatti, ciao Carlo. Buonasera a tutti. Carlo, giornata piena oggi per Samuel Chukwueze, che è partito in tarda mattinata, ora di pranzo, primo pomeriggio è arrivato a Milano, visite, domani le firme, insomma il settimo colpo è cosa fatta. Sì, è il giocatore forse a livello di fascino, perché gli altri sono giocatori solidi, conosciuti, ma indubbiamente forse l'iceberg fino adesso di questo mercato, di questa campagna rafforzamento, come piace chiamarla a me, è certamente Chukwueze. Non lo conosco molto, perché sai, io quando dico non lo conosco molto è perché un giocatore va guardato e osservato. Se tu guardi Villarreal Getafe, sì, guardi la partita, non parti dal presupposto di seguirne uno, no? E allora so che ha fatto anche dei gol importanti contro il Bayern in Champions, eccetera. Con Real. So tu, io personalmente non era mai, forse perché seguo il calcio spagnolo, non lo seguo tanto, non è stato mai il giocatore che seguivo come magari un giocatore inglese, cioè di Saint-Maximin, ti so dire tutto, ho parlato di un giocatore medio, chiaro che Grealish lo conosciamo tutti, di altri giocatori li ho visti, quindi sono curioso, volevo un 1 contro 1 e 1 contro 1 sarà perché è proprio il giocatore ideale. Mi lascerei stare la famosa frase che gira adesso, sì, ma allora chi gioca, non mi interessa chi gioca, c'è un allenatore che deve decidere chi mettere, chi non mettere, in base agli avversari, in base alla condizione tecnica, alla condizione fisica, a tutto, e quindi è un problema loro. Io entro e sono sicuro che Pioli metterà in campo in quella partita dove io sarò o in curva o in tribuna stampa o in tribuna la formazione migliore. Non mi preoccupo adesso dove lo metterà. È sicuramente una batteria esterni di altissimo livello, è inutile che ci nascondiamo. Forse, per paradosso, è il reparto più completo. Da che era uno dei meno completi gli anni scorsi, adesso è il più completo. Sì, perché il Milan era un po' pendulo, Sì. a sinistra, adesso si è un po' riequilibrato. Guarda, devo capire, vedendo le prime partite, sai, non voglio essere noioso e pesante, devo capire, perché non sono sicuro che Pioli giochi con il centrocampista centrale davanti alla difesa alla Modric, alla Pirlo o alla Benasser, quando non c'è Benasser. Quindi devo capire, Krunic alla Modric, alla Pirlo non mi sembra, anche se è molto migliorato, però lo mette sempre lì e Pioli ci sarà un motivo. Quello è una domanda e la vedremo in campo. L'altra, lasciatemelo dire, è capire se Okafor è un altro Rebic, cioè giocatore che può giocare lì, è diverso da dire un giocatore che gioca lì. Sono gli unici due domande che mi faccio, senza conoscere bene il rendimento di Colombo, che non possiamo conoscere. Ti ha stuzzicato l'idea della notizia del mattino, cioè quella legata allo slot dell'extracomunitario, che all'improvviso questa mattina Loftus-Cheek si è svegliato ed era comunitario e sì, quindi il Milan ha un po' sempre... È uscita l'indiscrezione 2 giorni fa e io l'ho subito presa perché mi piaceva, ho detto attenzione, potrebbe esserci la svolta. Io però sono andato avanti per me, per i miei canali YouTube, ma anche per Radio Rossonera, perché Radio Rossonera dobbiamo sempre dare delle notizie e dire delle cose. E mi hanno detto in questo, ti dico il programma di questi giorni, il programma. Allora, mi dicono no Kamada, che era uno dei candidati. In questo momento no Taremi, perché non c'è adesso il budget. Non essendoci il budget, devono prima vendere. Mi permetto di dire, poi mi presento da te ovviamente e dai nostri amici che ci stanno ascoltando, che quando leggiamo ultimatum a Valencia di Musa ormai vicino, vuole venire al Milan, tutto bene,
ma da quello che mi hanno detto in questo momento Musa non è la priorità. Non verrà mai, non ho detto questo, ho detto siamo il 26 di luglio, il 26 di luglio non è la priorità. La priorità, me l'hanno ribadito ancora una volta, sono le cessioni. Quando gli amici a casa si vogliono illudere, ne abbiamo già presi 7, adesso non vorrei che venisse la bulimia di prenderne 21. Cioè, una settimana non ne prendiamo uno, che campagna acquisti? Ecco, no. Però mi hanno detto così, mi hanno detto proprio di adesso cessioni per ancora avere del denaro, eventualmente gli ultimi 2 colpi. Ma penso che i nostri ascoltatori, telespettatori, uomini e ragazzi dello streaming abbiano letto di un altro nome. Sì. Si chiama Veliz, il giocatore Veliz del Rosario Central. Esatto. È un giocatore che piace molto, è extracomunitario, quindi si potrebbe prendere, però anche in questo momento non è previsto l'arrivo di nessun centravanti. Loro vogliono esaminare bene Colombo, dopo che hanno esaminato bene Colombo decideranno se andare a prendere un giovane, e può darsi anche questo giocatore se ancora è sul mercato, perché piace anche a squadre inglesi, anche perché siamo così sicuri che Colombo, ma te lo dico io che a me piace l'esotismo, quindi mi piace sempre un giocatore con... Siamo sicuri che Colombo nel Rosario Central non avrebbe potuto segnare 11 reti e 3 gol nell'Under 20 il mondiale? Non è detto, insomma. Quindi vediamo Colombo e io anch'io devo guardarmelo senza prevenzioni. Ok. L'ultima domanda che ti faccio, proprio a proposito di attaccanti, cessioni, tagli e quant'altro, il Milan riesce a convincere Ante Rebic oppure no? Non scommetto neanche una lira, ho detto che non lo riesce a convincere. No, non ho detto questo. Se tu mi dici fai una scommessina a 5 euro a questa quota, no, non ho detto 5.000, ho detto 5, le 10. No, non sono sicuro che lui guardi le offerte con interesse. Cioè, non escludo che sì, va bene, offritemi. Sai quando tu non vuoi vendere una casa oppure non vuoi vendere una panna? Sì, vabbè, no, ma le guardo, e però hai già deciso che non ti interessa. Non sono sicuro che non sarà così. Però attenzione, perché se Giorgio Furlani e il suo staff sono riusciti in un blitz di 2 o 3 giorni, dopo il lavoro intelligente di Maldini e Massara nei confronti del giocatore, a risolvere la rogna con lo Sporting di Lisbona, che è tanta roba, potrebbero avere i mezzi per convincere Rebic, non i mezzi violenti per convincerlo, i mezzi legali che possono essere i mezzi economici, una soluzione di fantasia, come diceva Gagliani quando diceva 4-3 fantasia o 4-2 fantasia. Ecco, quindi non sottovaluto Furlani. Se riuscisse a fare in 4 mesi Leao, Sporting e Rebic, direi che meriterebbe la medaglia d'oro. Carlo, grazie, ci ritroviamo domani. Noi ci sentiamo domani alle 19 e ci vedremo via call, attenzione all'elicottero perché ci sono anche gli elicotteri, via call venerdì. Grazie Carlo, grazie a tutti per essere stati qui con noi, a domani. Un abbraccio a tutti.